Ciao e benvenuti al nostro podcast. Io sono Lu Circamolti. Si chiedono: si può davvero imparare l'italiano a casa, senza insegnante? È possibile? O serve sempre un corso, un libro, qualcuno che corregge? Ciao anche da parte mia. Io sono Giulia. Questa domanda è molto umana. Me la sono posta spesso. All'inizio avevo dubbi. Pensavo che senza lezioni si imparasse solo lentamente, o forse male. Ma a casa ho scoperto qualcosa di importante. Che cos'era? A casa avevo calma. Nessuno mi guardava. Potevo fare errori. Potevo dire cose sbagliate, ridere e riprovare. Ho capito che imparare non deve sempre essere rumoroso. Spesso succede piano, quasi di nascosto. Lo conosco bene. Molti pensano che imparare significhi sedersi, scrivere e pensare. Ma spesso impariamo di più quando viviamo. Esatto. Non ho solo studiato l'italiano, l'ho invitato. Mentre cucinavo la radio era accesa. Mentre pulivo sentivo voci. Non capivo tutto, ma non importava. La lingua era lì. All'improvviso faceva parte della mia casa. E a un certo punto qualcosa resta. Sì, una parola, un suono, una sensazione. Ricordo che apparecchiando la tavola dissi piano: piatto, coltello, bicchiere. Non era un piano, solo curiosità, ma proprio quello era imparare. È un bel momento. Per me è stato simile. Ascoltavo audiolibri mentre riordinavo. All'inizio era solo rumore. Più tardi notai che capivo delle frasi. Molto lentamente. Un punto importante è anche la gentilezza. A casa si può andare piano. Se un giorno passa senza italiano, non è un errore. Il giorno dopo si continua. Questo atteggiamento toglie molta pressione. E la pressione è spesso il nemico più grande nello studio. Sì, imparare l'italiano a casa non significa fare tanto ogni giorno. Significa lasciare che la lingua diventi parte della propria vita, senza paura. E forse proprio questa è la risposta alla domanda iniziale. Sì, si può imparare l'italiano a casa, non in modo perfetto, non in modo veloce, ma in modo vero. Ed è proprio questo che fa la differenza. Ora parliamo di piccole abitudini che possono aiutare a studiare l'italiano a casa. Molti pensano a grandi piani quando sentono la parola abitudini. Per me sono invece passi minuscoli, facili da mettere nella vita di ogni giorno. Per esempio, mi piace iniziare con l'ascolto. Ogni mattina faccio partire per circa 10 minuti un podcast semplice. Non forte, solo in sottofondo. Mentre preparo il caffè o sistemo la cucina, l'italiano è semplicemente lì. Mi piace questa idea. Per me è spesso la musicirca, una canzone italiana al mattino, a volte mentre mi lavo i denti. Non canto bene, spesso sbaglio, però canto forte. Non mi importa. La bocca si sveglia e la lingua si muove. Sembra un gioco, non studio. Ho anche una piccola routine di parlato. A volte mi metto per un attimo davanti allo specchio. Solo 2 frasi. Dico ciao e poi il mio programma del giorno, in modo semplice. Per esempio, oggi lavoro da casa. Oppure, più tardi vado a fare la spesa. Non dura un minuto, ma porta l'italiano nella giornata. Lo trovo bello. Per me succede più la sera. Scrivo 3 frasi corte in un quaderno. Niente testi lunghi, nessuna correzione, solo pensieri. Per esempio, oggi è stato tranquillo, ho cucinato una zuppa, sono stancirca. A volte leggo le frasi ad alta voce, a volte piano. Scrivere aiuta molto a fissare le parole. Mostra anche che spesso bastano 5 minuti. Non serve un'ora. La regolarità è più importante della durata. Piccole dosi, ma ripetute. Mi aiuta anche il luogo. Il mio quaderno di italiano sta sempre nello stesso posto. Così lo vedo automaticamente. La visibilità è un promemoria silenzioso. Non devo pensarci, è semplicemente lì. Esatto. A volte uso anche un timer.
5 minuti di ascolto, poi suona. Dopo smetto, anche se è interessante. Così resta leggero, senza stress. Le pause sono altrettanto importanti. Un giorno libero può fare molto bene. Dopo, l'italiano sembra spesso più fresco. Le abitudini vivono di buon umore, non di obbligo. L'ho vissuto anch'io. Dopo una pausa avevo di nuovo più voglia. La gioia è una parte importante dello studio. Naturalmente ci sono anche cose che non funzionano. Volevo studiare liste di grammatica ogni giorno. Dopo pochi giorni ero solo stancirca. Così ho lasciato perdere. Oggi studio la grammatica più nel contesto, leggendo o ascoltando. Mi è successo lo stesso con un grosso manuale. Era troppo pesante per la vita quotidiana. Ora lo uso solo quando ho una domanda concreta. Questo si adatta meglio a me. Le abitudini possono cambiare. Ciò che aiuta oggi potrebbe non andare bene domani. È normale. Per me funziona bene una frase semplice come promemoria. Basta un piccolo passo al giorno. Sì, e questi piccoli passi si sommano in silenzio. La sera faccio a volte un'altra cosa. Guardo serie con sottotitoli in italiano. Se noto una parola, metto in pausa e la leggo 2 volte ad alta voce. Spesso rimane, anche senza appunti. I sottotitoli danno sicurezza, si ascolta e si vede insieme. Il ritmo sembra più calmo. Tutte queste piccole cose mostrano che imparare l'italiano a casa è possibile. Non perfetto, ma vivo. Ed è proprio questo che rende forti le abitudini, si adattano alla vita. Ora entriamo in un tema che accompagna molti, quasi ogni giorno. Parliamo di errori. Per me gli errori, mentre imparavo l'italiano, erano molto presenti. Uno dei miei primi momenti forti è stato al supermercato. Volevo comprare 1 chilo di pesche, ma dissi la parola al singolare. La cassiera mise una sola pesca sulla bilancia. In quel momento mi scaldai, però dovetti anche ridere. Quella risata mi ha aiutato a continuare a parlare. Lo conosco bene. Gli errori erano ospiti quotidiani per me. Il mio momento più forte è stato in posta. Ho confuso lettera e busta. Ho chiesto una grande lettera e ho ricevuto solo fogli. Rimasi lì, confusa, e alla fine mostrai con le mani una forma. Era spiacevole, ma più tardi a casa capii. Avevo parlato, mi ero fatta capire, anche senza parole perfette. Questo è proprio importante. Gli errori mostrano che stai parlando. Senza dialogo non ci sono errori, ma neanche progresso. Ho iniziato a scrivere i miei errori divertenti. Non per criticarmi, ma per ridere dopo. Quando oggi leggo quegli appunti, vedo quanto sono diventato più sicuro. Lo faccio anche io. Il mio quaderno lo chiamo Safari degli errori. Lì vedo quali errori tornano spesso. Per me sono gli articoli. Il, la, lo cambiano come vogliono. Per molto tempo ho detto il radio invece di la radio. Una volta qualcuno ha riso gentilmente e me lo ha spiegato. Da allora lo ricordo. Per me la parola mano è stata a lungo maschile. Questi piccoli dolori restano. Credo che un po' di dolore aiuti la memoria e una risata aiuta ad andare avanti. Sì, ma esistono anche fasi di frustrazione profonda. Dopo un po' capivo improvvisamente meno di prima. Era difficile. Allora ho cambiato sguardo. Non ascoltavo più ogni parola, solo la melodia della lingua. Dopo alcune settimane le parole sono tornate. È un punto molto buono. Ho avuto una fase simile con la lettura. Cercavo ogni 2 parole sul dizionario ed ero solo stanco. Un giorno ho lasciato il dizionario sul tavolo e ho confidato nel contesto. All'inizio capivo meno precisamente, ma diventava più fluido. Più tardi la precisione è tornata da sola.
Quindi ha aiutato il lasciare andare. Sì. Per me è come andare in bici senza rotelle. All'inizio si vacilla, gli errori arrivano, ma poi si continua a pedalare e lo si nota solo dopo. Il progresso arriva spesso in silenzio. Non bussa alla porta. A volte lo noti solo guardando indietro. Esatto. Di recente ho letto un pezzo di un libro senza dizionario. Solo dopo mi sono accorto che non avevo cercato nulla. Queste sono piccole vittorie. E queste piccole vittorie danno energia. Le festeggio con consapevolezza, a volte con un sorriso, a volte con movimento, a volte solo con calma. Per me c'è anche un piccolo rituale. Un buon caffè, un attimo di pausa. Mi dice, hai fatto un passo avanti. Nei giorni tranquilli guardo i vecchi errori, non con durezza, ma con gentilezza. Vedo quanto è cambiato. Questo rilassa. Misuri il progresso non solo con parole nuove, ma anche con più calma nella testa. Esatto, gli errori allora perdono peso, diventano parte del cammino. E questo cammino può inciampare. Sì, inciampare fa parte del gioco e a volte porta persino a un sorriso. Con questo chiudiamo l'argomento. Gli errori restano, ma ci portano avanti. Forse nel tuo percorso per imparare l'italiano hai già sentito molti consigli. Alcuni erano utili, altri piuttosto confusi. Proprio di questo vogliamo parlare ora. Parliamo di ciò che abbiamo imparato da altre persone, quasi per caso, nella vita reale. Sì, nessuno impara una lingua da solo. Da qualche parte c'è sempre qualcuno che dice una frase che rimane. A volte capisci solo dopo quanto era importante quel momento. Per me fu la mia prima partner di tandem. Si chiamava Chiara ed era molto paziente. Un giorno mi disse: gli errori sono musicirca. Quando qualcuno sente errori, capisce che parli e che sei coraggioso. Questa frase mi ha tolto molta paura. È un'immagine davvero bella. Il mio primo insegnante disse qualcosa di diverso, ma ugualmente importante. Ascolta 2 volte, parla una volta. Così sono diventata più calma. Rimandavo la risposta, lasciavo vivere la frase e così ascoltavo meglio e parlavo più chiaro. Un amico di Napoli mi diede un consiglio molto pratico. Disse che, in una conversazione, è utile fare una controdomanda. Se non capivo qualcosa, chiedevo semplicemente: come lo intendi? Così il dialogo restava vivo e continuavo a imparare senza stress. Mi aiutò anche un consiglio della mia vicina. Mi diede un audiolibro e disse: ascolta prima, poi leggi. La mia testa conosceva già il suono. Quando vedevo il testo dopo, mi sembrava familiare. Ricevetti anche il suggerimento di leggere ad alta voce libri per bambini. All'inizio lo trovavo un po' strano, ma le parole semplici della vita quotidiana restavano subito in mente. Allora lessi Pinocchio. Le frasi sono corte e vivaci. Leggendo ad alta voce giocavo con le voci. Così imparavo accento e ritmo senza accorgermene. Un coach mi disse una volta: parla come un attore, ma senti come te stesso. Questo mi ha aiutato a diventare più libero. Anche la musica mi ha dato molto. In un coro ascoltavo come suona la lingua quando scorre, pause, respiro, ritmo, tutto fa parte. Anche i giochi mi hanno aiutato. Giocare a scarabeo in italiano era faticoso, ma divertente. Imparavo nuove parole, senza studiarle. Allo stesso tempo ho capito che non ogni consiglio va bene. Alcuni suggerimenti sembrano sbagliati. Per esempio, correggere ogni errore subito. Questo bloccava il mio parlare. Mi è successo qualcosa di simile con piani di studio molto rigidi.
Ho imparato che i consigli vanno provati. Sono come scarpe. Devono calzare. Esatto. Alcuni ci accompagnano a lungo, altri possiamo lasciarli andare. Quando guardiamo indietro, vediamo molte voci lungo il nostro cammino. E ogni voce ha contribuito con un piccolo pezzo. Pazienza, coraggio e fiducia crescono spesso grazie agli altri. E così nasce, passo dopo passo, il proprio percorso. Ora arriviamo al tema del restare costanti. Sì, tenere l'italiano presente a lungo. Molti iniziano entusiasti, ma dopo poche settimane perdono il ritmo. Lo so bene, la motivazione cambia come il tempo. Quali trucchi ti aiutano quando l'energia scende? Io punto sulla routine, non sull'umore. Per esempio, ascolto il telegiornale mentre lavo i piatti. Quindi colleghi la lingua ad azioni fisse. Esatto, così non penso se ne ho voglia. Faccio qualcosa di simile mentre corro. Parte un podcast e i chilometri volano. Mi piace. Il movimento tiene la mente aperta. A volte sostituisco la musica con audiolibri. Scegli libri facili o romanzi impegnativi. Di solito gialli leggeri. La suspense mi spinge avanti. La suspense è perfetta per restare costante. A volte lascio il capitolo proprio nel momento più intenso. Così aspetto con gioia il prossimo ascolto. Bel trucco! Faccio qualcosa di simile con le serie. Interrompo dopo 20 minuti e mi allontano. Così la curiosità resta alta. Esatto. La curiosità è più forte della sola disciplina. Ho anche una serata italiana settimanale con amici. Oh, racconta di più. Cuciniamo insieme, parliamo solo in italiano e giochiamo a carte. Sembra meraviglioso. Ognuno porta una nuova parola e la spiega. Così nasce comunità e la lingua cresce. La regola è flessibile. Se qualcuno manca, ci vediamo online. La flessibilità mantiene vivo il gruppo. Anche i nostri ascoltatori possono creare piccoli incontri di italiano. Magari una volta al mese non serve di più. A volte scrivo la lista della spesa solo in italiano. Lo faccio anche io, ma con le ricette. Vedi altri modi per tenere l'italiano visibile? Sì, uso promemoria sul telefono in italiano. Per esempio? Un allarme alle 9 dice bevi acqua, in italiano, ovviamente. Così una frase si ripete ogni giorno. Esatto, dopo una settimana suona familiare. Parlo anche con il mio cane in italiano. E ti capisce? Capisce il tono, non la grammaticirca. Ma è divertente. Gli animali sono ascoltatori perfetti. Giusto. Non correggono mai. Anche le mie piante sentono molte storie in italiano. Molto carino. Ridere aiuta, la troppa serietà toglie energia. Bella frase. La segno nella mente. Luca, hai momenti in cui l'italiano quasi sparisce? Sì, quando il lavoro è stressante. Allora penso nella mia lingua madre. Cosa fai per tornare? Fisso un micro obiettivo, per esempio 5 minuti di lettura. Quando inizio, spesso voglio restare più a lungo. Iniziare è metà del lavoro. Esatto. Il successo si costruisce con piccoli momenti. Programmo ogni settimana un momento speciale, per esempio un concerto italiano. Impari nuove parole lì. Sì, e anche emozioni, così restano. L'emozione fa aderire la lingua. I nostri ascoltatori possono scegliere una canzone preferita e sentirla davvero. Scriveteci quale canzone vi accompagna. Forse nascerà una bella playlist. Manteniamo l'italiano presente, invitandolo, non forzandolo. Riassume tutto molto bene. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio, Giulia. Sì, il tempo oggi è volato davvero.
Abbiamo parlato molto dell'italiano nella vita quotidiana. Molto, e ogni parte si è appoggiata con calma alla precedente. Sento quanto completo sia diventato il nostro dialogo. Anch'io. Forse i nostri ascoltatori lo sentono allo stesso modo. Quale sezione ti è piaciuta di più oggi? Ho amato molto il safari degli errori. Mostra coraggio e umorismo. Giusto. Gli errori ci rendono vivi. E a te? Quale parte è rimasta nella mente? L'idea di legare la lingua alle routine la trovo forte. Rende l'italiano visibile, senza pressione. Forse alcuni ascoltatori proveranno subito una nuova routine. Mi farebbe molto piacere. Anche a me. Scrivere aiuta a restare costanti. A proposito di scrivere, domani ripeterò il mio brindisi con il caffè. Allora io ballerò in cucina, promesso. Ah! Fantastico! Le nostre case diventeranno piccole scene linguistiche. Suona quasi poetico. Forse. Ma la poesia aiuta a ricordare. Parole vere. Penso che presto potremmo leggere insieme una breve poesia. Buona idea. Sarebbe una nuova sfida. Ma ora vogliamo riassumere lentamente. Sì, i pensieri chiave brillano già davanti a noi. Vuoi iniziare tu o inizio io? Vai pure tu, poi aggiungo. D'accordo. Prima di iniziare, ascolta un attimo il silenzio. Bello. Questo silenzio porta ogni nuova parola. Esatto. Ok, credo che fosse una frase perfetta per chiudere. Vuoi che riassuma tutto? Per favore, sarebbe stupendo. Prima di cominciare, mi viene in mente una piccola storia. Oh, raccontala in fretta, starà bene. Ieri ho sentito un vicino che ripeteva davanzale. Non diceva la e finale, quindi suonava buffo. E che hai fatto? Gli ho detto gentilmente attraverso il muro: la e vuole essere sentita. Meraviglioso. Dopo suonava meglio? Sì, abbiamo riso entrambi. Poco dopo l'ha detto in modo chiaro. Questi mini incontri mantengono viva la lingua. Esatto. Ci ricordano che la pronuncia è quotidiana. L'esempio è perfetto, mostra come suona il restare costanti. Ora sono pronto per il riassunto. Mi appoggio allo schienale e ascolto. Forse gli ascoltatori prendono ora carta e penna. Buona idea. Un quadro scritto aiuta a ricordare. Do loro un momento per respirare a fondo. Respiriamo tutti insieme. 1, 2, 3. Benissimo, ora partiamo. Si comincia. Ecco il riassunto. Cercherò di dire tutto chiaro e lento. Così ci capiscono tutti. Perfetto. E se manca qualcosa, tu aggiungerai. D'accordo. Bene, allora parto davvero. I nostri ascoltatori sono comodi. Se no, cambiate posizione. Una schiena mobile impara meglio, credo. Ah, vero. Ora basta ginnasti circa. Va bene. Respiro ancora profondamente. E via. Start. Adesso. Ok, ecco la panoramicirca. Oggi, in 5 parti, abbiamo mostrato come l'italiano diventa piano piano parte della casa. Prima abbiamo raccontato come suoni leggeri, canzoni e voci in sottofondo aiutano. Poi abbiamo parlato di minuscole abitudini. Per esempio scrivere col caffè, cantare mentre si lavano i denti e parlare allo specchio. Nella terza sezione abbiamo condiviso i nostri errori divertenti. Abbiamo detto che gli errori sono amici, perché mostrano coraggio e segnano il progresso. Dopo abbiamo ricordato i consigli di altre persone. Musica, libri per bambini, controdomande e giochi hanno reso lo studio colorato. Abbiamo anche imparato che i consigli vanno provati, perché una scarpa non calza a tutti. Nell'ultima parte principale abbiamo parlato del restare. Abbiamo messo la routine prima dell'umore. Abbiamo legato l'italiano ai piatti da lavare e alla corsa.
Lo abbiamo portato anche da cani, piante e piccoli incontri con amici. Abbiamo spiegato che la curiosità è più forte della sola disciplina. Insieme nasce l'immagine della lingua come ospite invitato con gentilezza. Niente costrizione, ma presenza dolce e continua. Abbiamo sottolineato pazienza, gioia e piccole vittorie, come un brindisi di caffè o una danza in cucina. Chi segue questa strada costruisce piano piano una casa per le parole. Questa è l'essenza del nostro dialogo. Voglio ancora dire che le pause sono permesse. Un giorno libero può dare nuova energia. Abbiamo ricordato che il progresso arriva spesso in silenzio e si vede dopo. Perciò vale la pena sfogliare vecchie liste di errori e festeggiare il cammino. Abbiamo invitato tutti a scoprire rituali personali e a scriverci le loro esperienze. Così cresce una piccola comunità che ascolta, parla, scrive e ride insieme. Questo riassume tutto. Grazie Luca, è stato un riassunto chiaro e caldo. Prego. Spero che i nostri ascoltatori abbiano seguito ogni punto. Se restano domande, scriveteci, risponderemo con calma. Giusto. Ci fa piacere ogni feedback e ogni piccola storia. Per me la conversazione di oggi è stata particolarmente rilassante e ispirante. Anche per me. I tuoi esempi hanno portato colore. Grazie a te. Credo che ci completiamo bene. Concordo. Un team con umorismo impara più facilmente. Agli ascoltatori, provate magari un piccolo consiglio già oggi. Sì, scegliete un obiettivo che richiede 5 minuti. E se riuscite, regalatevi un ballo o un caffè. Festeggiare è importante, anche per progressi minuscoli. Prima di salutarci, un grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Senza di voi questo podcast non esisterebbe. La vostra curiosità ci sostiene. Restate in salute, restate curiosi e fate scorrere la lingua con gentilezza. Saremo felici se sarete con noi anche nella prossima puntata. Premete abbonati o ricordate il nostro nome, come preferite. Noi restiamo qui, pronti per nuove conversazioni e molte parole italiane. Ora è tempo di dire ciao. Ciao a tutti, abbiate cura di voi. A presto e grazie per l'ascolto. Prendetevi oggi un momento tranquillo, respirate e pensate a una parola nuova. Magari è davanzale, magari calore, magari qualcos'altro. Scrivetela, ditela ad alta voce e sorridete. Così la parola non resta sola, ma porta amici. Promesso.